Buongiorno a tutti, sono Francesco di DNAFON e in questo video tutorial vi parlerò della preparazione del campione. In particolare andremo ad analizzare alcuni casi particolari in cui è necessario intervenire sul campione prima di procedere con la procedura di analisi. Le principali problematiche legate alla natura del campione sono due, ovvero la torbidità del campione e la presenza di gas in sospensione, che può da una parte interferire con la procedura d'analisi e dall'altra invece andare a falsare alcuni dei risultati. In particolare la presenza di gas all'interno del campione può interferire con le analisi di pH e acidità totale. Per questo motivo è sempre necessario degasare il campione nel caso in cui si tratti di un campione frizzante, per l'appunto. Per quanto riguarda la torbidità è il caso ad esempio di mosti particolarmente ricchi in pectina o ricchi di lievito e di conseguenza devono essere filtrati per evitare che vi sia materiale in sospensione che possa interferire con la procedura di analisi. Per risolvere il problema della torbidità del campione abbiamo fondamentalmente due approcci possibili. Il primo consiste nel filtrare il campione utilizzando della semplice carta da filtro, mentre il secondo prevede l'utilizzo di una centrifuga per far precipitare tutto quello che è presente in sospensione. Per quanto riguarda invece la presenza di gas all'interno del campione andremo ad utilizzare un degasatore o in alternativa potremo agitare manualmente il campione in modo tale da favorire la fuoriuscita del gas. Proseguiamo andando a vedere nel dettaglio il primo di questi procedimenti. Come potete vedere, qui abbiamo un campione di mosto molto torbido che andremo a filtrare utilizzando un filtro di carta pieghettata. Se lo abbiamo a disposizione possiamo adagiare il filtro di carta pieghettata all'interno di un piccolo imbuto, altrimenti possiamo metterlo direttamente all'interno di un bicchiere. Pieghiamo leggermente i bordi in modo da farli aderire alla superficie esterna del bicchiere e andiamo a versare il nostro campione di mosto. Ora non ci resta che attendere che il mosto passi attraverso il filtro, risultando così purificato. L'alternativa alla filtrazione tramite filtro di carta pieghettata è rappresentata dall'utilizzo di una centrifuga. In questo caso avremo bisogno anche di alcune provette in cui andare ad inserire il nostro campione. Utilizzando una pipetta da laboratorio andiamo a prelevare il nostro campione. E lo trasferiamo all'interno. Quindi sarà importante preparare sempre almeno 2, 4 o 6 provette da inserire all'interno della centrifuga. In questo caso ne andremo a preparare 2. Chiudiamo il coperchio delle nostre provette, apriamo il coperchio della centrifuga e andiamo ad inserire le due provette in modo tale che siano posizionate una di fronte all'altra. Per questo passaggio, come vi dicevo, è importante che la quantità di liquido presente all'interno delle due provette sia identica in modo tale che la centrifuga risulti perfettamente bilanciata. Il passo successivo consiste nel chiudere il coperchio e premere il pulsante di accensione che è posizionato sul retro della macchina. Una volta passato il minuto di attesa andiamo a premere il pulsante di accensione in modo tale da arrestare il rotore della centrifuga. Come potete vedere il campione di mosto ora si presenta limpido all'aspetto e tutto il materiale presente in sospensione si è andato a accumulare sul fondo della provetta. Il passo successivo consiste nel trasferire nuovamente il materiale presente all'interno della provetta che abbiamo centrifugato in una nuova provetta, in modo tale che tutto quello che ha precipitato durante la centrifugazione non vada nuovamente a mescolarsi con il nostro campione di mosto. Come potete vedere, sia il campione filtrato che quello centrifugato sono perfettamente limpidi e potranno quindi essere utilizzati per le nostre analisi. Passiamo ora ad analizzare l'ipotesi di un campione frizzante.
In questo caso avremo delle bolle in sospensione che potranno andare ad interferire con il sistema ottico di lettura dello strumento, ma l'anidride carbonica presente in sospensione potrà anche andare a falsare le analisi relative all'acidità totale ed al pH. Per questo sarà necessario o utilizzare un cucchiaio o una bacchetta di vetro per agitare il campione in modo tale da favorire la fuoriuscita del gas, o in alternativa, visto che si tratta di un processo piuttosto dispendioso a livello di tempo, possiamo utilizzare un degasatore. Per prima cosa rimuoviamo il coperchio dal nostro degasatore e andiamo ad inserire all'interno della vasca dell'acqua fino a raggiungere l'indicatore di livello massimo presente all'interno della vaschetta stessa. Il passo successivo consiste nel trasferire il nostro campione di mosto da degasare all'interno di un contenitore che possa entrare all'interno della vaschetta. Quindi potremo utilizzare un bicchiere di vetro o le stesse provette che abbiamo utilizzato in precedenza. Trasferiamo il nostro campione di mosto, ad esempio, all'interno del bicchiere. Dopodiché trasferiamo il nostro contenitore all'interno della vaschetta, avendo cura di tenerlo fermo con la mano, e andiamo a premere il pulsante on facendo dei cicli di circa 1 minuto. Ora il campione è stato perfettamente degasato e potremo procedere con l'analisi. Vi posso consigliare di utilizzare dei contenitori di dimensioni più piccole, se li avete a disposizione, in quanto il processo di degasazione risulterà essere più rapido. Questo è molto importante ad esempio per i campioni che dovremo analizzare per valutarne il contenuto in solforosa totale libera. Si tratta di 2 parametri che sono molto volatili e di conseguenza in questo caso sarà necessario effettuare dei cicli di sonicazione più breve per evitare di perdere troppo analita. Ad esempio potremo utilizzare queste piccole provette ed effettuare dei cicli di sonicazione dalla durata di circa 30 secondi. È sempre consigliabile evitare di degasare il nostro campione in un'unica sezione più lunga, ma effettuare quindi dei cicli separati per evitare di surriscaldare il campione. In particolare dovremo andare a ripetere la procedura di degasazione fino a quando non vedremo che all'interno del campione non abbiamo più bolle che affiorano verso la superficie. Mediamente saranno sufficienti dai 2 ai 3 cicli di degasazione per eliminare tutto il gas presente in sospensione. Fra un ciclo e l'altro sarà necessario attendere un tempo che può andare dai 30 secondi ad 1 minuto in modo tale da evitare che il campione si surriscaldi. In questo tutorial abbiamo visto come preparare il campione in modo da eliminare tutti i gas e il materiale presente in sospensione che possono andare ad interferire con la procedura di analisi. Ci vediamo al prossimo tutorial.